In questo video vi presento un impianto solare estremamente semplice, pensato per chi vuole avvicinarsi al mondo dell'energia solare senza difficoltà. Per imparare a destreggiarsi nelle soluzioni più complesse è sempre meglio partire dalle basi. È un sistema minimale, composto da appena 3 elementi. Abbiamo la centrale Bluetti AC70, i pannelli solari e un frigorifero come esempio pratico per calcolare consumi e autonomia. Nella seconda parte del video vedremo anche come potenziare questo impianto per dargli più capacità. Questo è un impianto perfetto per le piccole abitazioni, baite o situazioni in cui si voglia iniziare a sperimentare l'energia solare in modo pratico. Ti insegno quindi come calcolare correttamente i consumi, scegliere i pannelli solari adatti e, se necessario, aumentare anche la capacità del sistema. Il cuore del nostro impianto è la Bluetti AC70, una stazione di accumulo con batterie integrate. A questa collegheremo due pannelli solari da 12 volt e 100 watt cada uno. Per illustrare i calcoli di consumo abbiamo scelto proprio come esempio un frigorifero domestico che consuma 115 watt a 230 volt. Partiremo proprio da qui, poiché la scelta e il dimensionamento dell'impianto dipendono sempre dal consumo delle utenze che andiamo a alimentare. Vediamo quindi quanto consuma il nostro frigorifero. Abbiamo scelto un frigorifero della Whirlpool e consultato le schede tecniche disponibili online. Di schede ne abbiamo trovate 3, su cui trovare i valori che per noi sono più importanti. Come molti elettrodomestici moderni, questo modello è etichettato con una classe energetica, che tra l'altro è anche obbligatoria per legge. La scheda indica un consumo annuo di 144 kW, un dato molto utile per stimare i consumi giornalieri e orari. Un altro dato importante è la corrente di funzionamento, con cui possiamo calcolare la potenza assorbita, per essere sicuri di rientrare nelle capacità del nostro inverter. Un aspetto importante da considerare è che i frigoriferi non funzionano continuamente. Alternano fasi di accensione, durante le quali si raffreddano, e fasi di stand-by, dove si limitano a mantenere la temperatura interna. Questo influisce sui consumi effettivi rispetto a quelli teorici. Per calcolare la potenza, quindi, sarà sufficiente moltiplicare la tensione, i 230 volt, per la corrente assorbita, 0,5 A, e possiamo ottenere appunto i 115 watt di consumo. Dalle schede tecniche il consumo annuo di 144 kWh corrispondono a un consumo medio giornaliero di circa 394 Wh. Si ottiene dividendo i 144 kW per 365 giorni. Convertendo questo dato in ore, possiamo stimare un consumo medio orario di 16,4 Wh. Non ho fatto altro che dividere i 394 Wh diviso 24 ore. Questo ci dà un quadro realistico dell'energia richiesta. Se consideriamo invece il frigorifero sempre acceso, il calcolo è differente. Quando è in funzione il consumo è di 115 watt, ottenuto moltiplicando i 230 volt di alimentazione per la corrente assorbita, 0,5 A. Questo porterebbe a un consumo giornaliero massimo teorico di ben 2760 Wh, che si ottiene moltiplicando 115 watt per 24 ore. Tuttavia, questo dato non riflette il funzionamento reale, dato che il frigorifero trascorre gran parte del tempo in stand-by. Vediamo ora i pannelli solari. Per alimentare l'impianto abbiamo scelto un pannello solare della EcoFlow da 100 watt. Anche in questo caso la scheda tecnica fornisce informazioni fondamentali. La potenza massima erogabile, 100 watt, la tensione a vuoto, 20,3 watt, e la corrente di cortocircuito. Questi dati ci permettono di stimare la produzione giornaliera di energia. In condizioni di sole, 5 ore al giorno in media, il pannello può generare fino a 400 watt al giorno. Ho calcolato circa 80 watt per 5 ore.
Questo valore è sufficiente a coprire i 394 watt richiesti del frigorifero, con un piccolo margine per altri consumi o per compensare eventuali perdite di efficienza. Tuttavia, per garantire una maggiore autonomia e affrontare i giorni con meno sole, abbiamo previsto due pannelli da 100 watt, raddoppiando così la produzione giornaliera a circa 800 Wh. Questo è quindi lo schema della configurazione in serie. Voglio far notare che non è necessario fare nessuna intestazione dei connettori solari che trovate già montati sui pannelli solari e anche sulla nostra stazione. La Bluetti si può collegare tranquillamente, collegare tutto senza nessun lavoro di intestazione. Nel caso i pannelli siano posti a una certa distanza, per esempio su un tetto, basta acquistare una prolunga, di cui vi lascio anche il link Amazon in descrizione. Grazie a questo schema è possibile realizzare una mini centrale elettrica completa, ideale per alimentare piccole utenze e fare esperienza con l'energia solare. I principi fondamentali che abbiamo visto, come il calcolo dei consumi e la scelta di pannelli, sono applicabili a progetti più complessi e rappresentano una solida base per chi vuole progredire in questo campo. La Bluetti AC70 è una centrale portatile multifunzione, con caratteristiche davvero interessanti, per chi desidera un sistema pratico e potente. È dotata di un ampio schermo che mostra in tempo reale i dati principali, inclusi i consumi e la ricarica. Tra le sue funzioni c'è anche quella di UPS, che consente di proteggere dispositivi sensibili come un computer in caso di interruzione di corrente. Ma andiamo a conoscere un po' meglio questa macchina. Innanzitutto all'interno ha un controller solare MPPT. Con una ricarica solare può gestire fino a 500 watt di potenza massima in ingresso, completando la carica della sua batteria interna in circa 2 ore. L'inverter della Bluetti AC70 fornisce una potenza continua di 1000 watt e può gestire picchi di potenza fino a 2000 watt per brevi periodi. Dai test che ho effettuato ho capito che questa unità può mantenere senza problemi anche una potenza continua di 1300 watt, anche se in condizioni di temperatura molto elevata potrebbe attivare il sistema di protezione e spegnersi. In ogni caso, i 1000 watt dichiarati sono garantiti in ogni situazione. La batteria ha una capacità totale di 768 Wh e può essere ricaricata rapidamente con la rete a 230 volt o con un generatore esterno, grazie anche alla funzione turbocharging, che permette di portarla da 0 all'80% in soli 45 minuti, utilizzando una potenza di ingresso proprio di 850 watt. Questa funzione, come tante altre cose, si possono selezionare facilmente dall'app, da cui si possono gestire tutte le funzioni. Ma in questo video preferisco concentrarmi sull'impianto. Se siete interessati a altre caratteristiche di questa Bluetti, fatemelo sapere nei commenti oppure andate a vedere anche direttamente sul sito della Bluetti. Trovate giù in descrizione il link. Per chi fosse interessato, in descrizione trova il link per comprare il prodotto e utilizzando il codice sconto BluettiDS avrà diritto a uno sconto supplementare del 5%. Adesso vediamo il consumo e l'autonomia. Un aspetto da considerare è il consumo dell'inverter interno della C70, che resta attivo tutto il giorno, pronto ad alimentare il frigorifero o anche le altre utenze. Questo inverter consuma circa 10 watt all'ora, corrispondenti a 240 Wh al giorno. Aggiungendo il consumo del frigo, che abbiamo calcolato in precedenza essere di 394 Wh al giorno, il consumo totale giornaliero dell'intero sistema è di 634 Wh. Con una batteria da 768 Wh possiamo calcolare l'autonomia senza nessun tipo di ricarica. Quindi 768 Wh diviso 634 Wh al giorno fanno circa 1,21 giorni, cioè poco più di un giorno. La contribuzione dei pannelli solari. I due pannelli solari da 100 watt scelti
forniscono un massimo di 200 watt combinati. In una giornata con buone condizioni di sole, se calcoliamo circa 5 ore di irraggiamento effettivo, possiamo generare 800 watt-ora. Abbiamo calcolato circa 200 watt per 4 ore. Questo significa che il sistema può ricaricare la batteria quasi completamente ogni giorno, garantendo energia sufficiente per alimentare sia l'inverter che il frigorifero e mantenere anche un piccolo margine di autonomia. Ma ovviamente siamo tanto stretti. Fare un impianto con queste caratteristiche potrebbe essere molto limitativo, in quanto basterebbe una giornata di nuvolo per non riuscire più a tenere il frigo acceso e la nostra stazione completamente scarica si spegnerebbe. Ora vediamo quindi come migliorare le prestazioni della nostra Bluetti. L'autonomia della Bluetti AC70, come calcolato in precedenza, è piuttosto limitata se utilizzata esclusivamente con la sua batteria interna, soprattutto per alimentare utenze che richiedono energia costante, come un frigorifero. Per migliorare le capacità del sistema, introduciamo un'espansione, una serie di batterie esterne da 100 A e un controller solare dedicato, che consentono di aumentare sia l'autonomia che la capacità di carica. In questo caso i pannelli solari non saranno collegati direttamente alla Bluetti, ma utilizzeremo un controller solare esterno. In questo schema ho scelto un modello della Pever, l'MPPT, per gestire la carica di 3 batterie al litio da 100 A collegate in serie. Questo approccio permette di accumulare molta più energia rispetto alla sola batteria integrata della Bluetti, garantendo una maggiore flessibilità e autonomia. Ma prima ti chiederei un favore. Regalami un like, a te non costa nulla e per me è molto importante. E questo è anche la dimostrazione che apprezzi il lavoro che sto facendo. Se sei interessato a contenuti come questo, iscriviti anche al canale. E per qualsiasi dubbio o domanda scrivimi un commento. Sono felice di rispondere a tutti. Grazie mille anche per il tuo supporto. Ritorniamo ora al nostro progetto. Valuteremo insieme tutti i componenti del nuovo impianto per capire di quanto miglioriamo le prestazioni della nostra Bluetti con queste batterie. Questa parte dello schema è la parte che riguarda i nuovi pannelli solari, il controller solare e le batterie che serviranno per l'accumulo. Mancano i fusibili, gli interruttori per spegnere l'impianto, ma presto arriva un video dove sarà tutto spiegato, compresi i calcoli per scegliere la giusta sezione dei cavi e dei fusibili. Intanto studiamo lo schema generale. Vediamo come è composto. Ci sono i 2 pannelli, il controller e le 3 batterie litio in serie, per avere una potenza di ricarica costante delle 3 batterie da 384 watt sulla nostra Bluetti. Ora andiamo a vedere i componenti principali del sistema migliorato. Iniziamo con i pannelli solari rigidi EcoFlow. Ho scelto 2 pannelli solari rigidi da 400 watt ciascuno, che offrono un'elevata efficienza e una lunga durata nel tempo. Sono molto più pesanti e non si possono installare dappertutto, ma il rendimento è molto più elevato. Vediamo i dati elettrici che ho recuperato dal sito di EcoFlow. I dati tecnici più importanti per noi, per ciascun pannello, sono la potenza massima, 400 watt, la tensione a vuoto, i 37,10 volt, e la corrente di cortocircuito, 13,79 A. Collegando i 2 pannelli in serie otteniamo una tensione complessiva di 74,2 volt, sono i 37,1 volt volte 2, e una corrente massima pari a 13,79 A. Questo porta a una produzione giornaliera complessiva di circa 3,2 kW. Abbiamo calcolato 1,6 kWh per pannello, quindi volte 2, 3,2. Questo è sufficiente per alimentare l'intero sistema e mantenere una riserva energetica. Adesso valutiamo il controller solare. Per gestire la ricarica delle batterie abbiamo scelto un controller MPPT della Piver. Il modello è l'Extra NG30A.
Anche in questo caso ho ricavato tutte le informazioni utili sul sito del produttore. Questo dispositivo è molto versatile e può gestire tensioni di sistema di 12, 24, 36 e 48 volt, adattandosi automaticamente alla configurazione. È compatibile sia con le batterie al litio che col piombo acido e utilizza una tecnologia MPPT che ottimizza la potenza in ingresso dai pannelli per massimizzare l'efficienza di ricarica. Questo modello supporta una tensione massima di ingresso di 150 volt, consentendo di aggiungere anche eventualmente un terzo pannello in serie, se necessario, per aumentare ulteriormente la potenza di ricarica. Dopo ci sono le batterie al litio. Le batterie che ho scelto per questo impianto sono della Wattcycle al litio ferrofosfato, che offrono una capacità di 100 A a 12,8 volt, che sono equivalenti a 1200 Wh ciascuna. Grazie alla loro tecnologia, queste batterie includono anche un sistema Bluetooth integrato, che consente di monitorare in tempo reale lo stato delle celle, la carica residua e l'eventuale consumo. Collegandole in serie otteniamo quindi 38,4 volt, che sono 12,8 volt 3. La capacità totale di accumulo è 3840 Wh, che sono i 1280 Wh volte 3. Per installazione in serie si intende il collegamento dal polo negativo di una batteria al polo positivo di un'altra batteria, come indicato in questo disegno. Prima di effettuare i collegamenti, le batterie devono essere dello stesso modello, tipo e lotto di produzione. Questo per avere le migliori prestazioni. E prima di collegarle insieme devono essere tutte alla massima carica. In questo schema ho disegnato anche uno shunt per poter monitorare la corrente e la capacità totale rimanente. Presto un video tutto dedicato alle batterie in serie. Lo shunt è fondamentale anche nelle batterie al piombo, perché è l'unico modo per sapere se le batterie sono cariche e in che percentuale. Adesso vediamo il funzionamento del sistema migliorato. Lo schema del sistema prevede che i due pannelli solari da 400 watt siano appunto collegati in serie, con una tensione di uscita complessiva di 74,2 volt. Questa energia passa attraverso il controller solare MPPT che la converte e la invia alle tre batterie al litio, collegate in serie per accumulare fino a 3840 Wh. Una volta caricate, le batterie forniscono energia alla Bluetti AC70, che utilizza la sua batteria interna da 768 Wh come supporto aggiuntivo. L'ingresso è proprio quello che utilizzavamo prima dei pannelli solari, quindi la Bluetti può assorbire una potenza massima in ingresso di 384 watt, che sono i 38,4 volt delle batterie messe in serie per i 10 A massimo, sfruttando appieno l'energia accumulata dalle batterie esterne. Con i due pannelli solari in condizioni ideali, la produzione giornaliera stimata è di 3,2 kWh, mentre il consumo totale del sistema è così suddiviso. Il frigorifero consuma 394 Wh al giorno. L'inverter della Bluetti consuma 240 Wh al giorno. Il totale del consumo giornaliero è 634 Wh. Grazie alla capacità aggiuntiva delle batterie esterne, che accumulano fino a 3,84 kWh, il sistema può funzionare per diversi giorni, anche in assenza di sole. Inoltre, la produzione giornaliera di pannelli solari è sufficiente per ricaricare completamente le batterie e mantenere il sistema operativo a tempo indeterminato, in condizioni di sole costante, ovviamente. Questo schema migliorato aumenta enormemente la flessibilità e l'autonomia del sistema, rendendolo adatto non solo per un utilizzo domestico di base, ma anche per situazioni più impegnative, come per alimentare piccoli elettrodomestici o gestire un carico continuo per più giorni. Grazie alla combinazione di batterie esterne
controller MPPT e pannelli solari efficienti, è possibile creare un impianto solare completo e altamente scalabile. Se decidete di optare per batterie al piombo invece che al litio, non avrete la possibilità di monitorare lo stato delle batterie tramite il Bluetooth. In questo caso bisogna aggiungere per forza lo shunt, un componente utile per monitorare in tempo reale la corrente che attraversa le batterie, così da avere una misurazione precisa dello stato di carica. Tuttavia è importante tenere a mente alcune limitazioni delle batterie al piombo, comprese quelle AGM. Le batterie al piombo, infatti, non devono essere scaricate oltre il 50% della loro capacità nominale, pena una significativa riduzione della loro durata e prestazioni. Questo significa che, rispetto alle batterie al litio, le batterie al piombo offrono una capacità effettiva accumulata molto inferiore a parità di dimensioni e peso. Una buona notizia comunque è che i prezzi delle batterie al litio sono scesi notevolmente negli ultimi anni. Attualmente il costo di una batteria al litio è quasi equivalente a quella delle batterie AGM, ma con il vantaggio di una maggiore efficienza, durata e capacità utilizzabile. In descrizione troverete il link delle batterie che abbiamo utilizzato per questo progetto, così da poter verificare voi stessi i prezzi e le specifiche tecniche. Nel caso vogliate acquistarle, utilizzando il codice sconto Energia Serafini che trovate in descrizione, avrete un ulteriore 6% di sconto. Abbiamo visto quindi che con l'aggiunta del pacco batteria e litio la capacità del totale del sistema cresce considerevolmente. Abbiamo 3 batterie al litio in serie con una capacità complessiva di 3840 Wh. Sono i 1280 Wh per ciascuna batteria volte 3. A questa capacità si aggiunge quella della Bluetti AC70, pari a 768 Wh, per un totale di 4608 Wh. Calcolando l'autonomia del sistema in base al consumo del nostro frigorifero, che abbiamo stimato in 634 Wh al giorno, otteniamo 4608 Wh diviso 634 Wh al giorno, 7,26 giorni di autonomia. Questo significa che il sistema è in grado di alimentare il frigorifero per oltre 7 giorni, senza alcuna ricarica, garantendo una grande autonomia anche in condizioni di maltempo o bassa produzione solare. In caso di necessità è possibile ricarica il pacco batterie anche in altri modi. Si può utilizzare un alimentatore unico da 36 volt, collegato a un generatore, oppure 3 alimentatori separati da 12 volt, ciascuno collegato a una singola batteria. Questo metodo è particolarmente utile per gestire la ricarica individuale delle batterie, che assicura anche un bilanciamento ottimale. Se optate per le batterie al litio, è fondamentale utilizzare caricatori specifici per questa tecnologia. I caricatori generici non sono adatti e possono danneggiare le celle, compromettendo la durata delle batterie. Grazie ancora per aver seguito questo video. Se vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un like, iscrivervi al canale e scrivere un commento. Sarò felice di rispondere alle vostre domande e alle curiosità. Alla prossima, ciao ragazzi!